Buongiorno a tutti e benvenuti a Bravocast Italiano. Oggi parliamo di una sensazione che forse conoscete molto bene. Avete mai sentito il cuore battere forte quando dovete parlare in italiano? Ciao a tutti, sono Angela. Anch'io ho visto tante persone che diventano rosse, nervose, silenziose, proprio nel momento in cui devono dire una frase semplice. Ma perché succede? Magari stai studiando da mesi, capisci i video, leggi piccoli testi, fai esercizi, poi qualcuno ti guarda e dice «Parla un po' in italiano». E improvvisamente vuoto totale. È come se il cervello dicesse attenzione, pericolo, anche se non c'è nessun vero pericolo. Sei solo tu, una lingua nuova e magari un amico che aspetta una risposta. Ho conosciuto tanti studenti che mi dicono «Quando sono da solo parlo bene, quando sono con una persona italiana mi blocco. Vi succede anche a voi? Scrivetelo nei commenti». Il nostro cervello ama le cose familiari. Ama quello che conosce bene. La tua lingua madre è come una casa comoda. L'italiano invece è come una casa nuova dove non sai ancora dove sono le luci. E quando entri in questa casa nuova ti muovi piano. Hai paura di sbattere contro qualcosa, hai paura di fare errori. Ma sapete una cosa? Il cervello non odia l'italiano. Ha solo bisogno di tempo per sentirsi sicuro. È come quando inizi un nuovo lavoro o vai in una nuova scuola. All'inizio sei nervoso, poi piano piano tutto diventa normale. Il problema è che quando parliamo non abbiamo tempo per pensare troppo, dobbiamo rispondere subito e questa velocità crea pressione. Esatto. Quando scrivi puoi fermarti, quando ascolti puoi restare in silenzio, ma quando parli ti senti osservato, anche se l'altra persona è gentile. E qui arriva la paura di fare brutta figura. Pensiamo, se sbaglio, cosa penserà questa persona? Penserà che non sono intelligente? Questa è una domanda molto comune. Ma vi faccio un'altra domanda. Quando sentite uno straniero parlare la vostra lingua e fare errori, cosa pensate davvero? Io personalmente penso, che bravo, sta provando. Non penso mai, che disastro. Anzi, rispetto molto chi prova a parlare una lingua nuova. Allora perché siamo così duri con noi stessi? Perché chiediamo perfezione quando stiamo ancora imparando? Forse perché vogliamo controllare tutto. Il cervello ama il controllo. Quando non controlla bene una situazione, manda un segnale di allarme. Quel segnale può essere il cuore che batte forte, le mani sudate, la voce che trema. Avete mai sentito la voce cambiare quando parlate italiano? Io sì. Anche io ho imparato lingue straniere e ricordo quel momento in cui la mia voce sembrava diversa, più piccola. È interessante, vero? Non cambia solo la lingua. Sembra cambiare anche la nostra identità. In una lingua straniera ci sentiamo un po' bambini. E nessuno ama sentirsi bambino davanti agli altri. Ma in realtà è una fase naturale. Quando impari a camminare, cadi tante volte. Immaginate un bambino che dice: «Non cammino finché non cammino perfettamente». Non avrebbe senso. Eppure molti adulti fanno questo con le lingue. Dicono, parlerò solo quando sarò pronto. Ma quando arriva davvero quel momento? Forse non arriva mai se aspetti la perfezione. Il cervello ha bisogno di esperienza reale per calmarsi. Cosa significa esperienza reale? Significa parlare, anche con errori, anche con pause, anche con frasi semplici. Molti studenti mi dicono: «Ma io conosco le parole, nella mia testa ci sono». Però quando apro la bocca spariscono. Succede perché capire e parlare sono due cose diverse. Capire è come guardare una partita. Parlare è come giocare in campo. E quando sei in campo devi muoverti, decidere, reagire. È normale sentirsi sotto pressione. Ma c'è anche una buona notizia. Ogni volta che parli, anche se ti sembra difficile, il cervello impara che non c'è pericolo. È come allenare un muscolo. All'inizio fa male, poi diventa più forte. Vi ricordate la prima volta che avete parlato italiano con un madrelingua? Com'è andata? Raccontatecelo nei commenti.
Io ho visto studenti tremare prima di una semplice presentazione. Poi, dopo 5 minuti, ridevano e parlavano molto più tranquilli. Perché il cervello ha capito, ok, sono ancora vivo, nessuno mi ha attaccato, posso rilassarmi. A volte il problema non è la lingua, ma l'immagine che vogliamo dare di noi stessi. Vogliamo sembrare sicuri, intelligenti, interessanti. E pensiamo che con errori questo non sia possibile. Ma non è vero. Una persona può fare errori ed essere comunque interessante. Anzi, a volte gli errori creano momenti simpatici, momenti veri. Vi è mai capitato di dire una parola sbagliata e poi ridere insieme all'altra persona? Questi momenti sono preziosi, creano connessione. Un altro motivo per cui il cervello va in panico è la velocità degli italiani. Parliamo veloce, lo sappiamo. Quando sentite un italiano parlare rapidamente, cosa fate? Vi bloccate o chiedete di ripetere? Chiedere di ripetere è un segno di forza, non di debolezza. Significa che volete capire. E ricordate, anche tra italiani ci chiediamo spesso di ripetere. Non è un problema solo vostro. A volte basta una piccola frase pronta come «Puoi parlare più lentamente?» e già vi sentite più sicuri. Preparare alcune frasi semplici può aiutare il cervello a sentirsi protetto. È come avere una coperta quando fa freddo. Per esempio, potete iniziare con «Allora vediamo» oppure «Fammi pensare un attimo». Queste piccole pause vi danno tempo. E il tempo è fondamentale. Il panico spesso nasce dalla sensazione di non avere tempo. Vi faccio una domanda importante. Quando parlate italiano, vi concentrate più su quello che volete dire o su come vi vedono gli altri? Se pensate troppo all'immagine, il cervello si distrae. È come guidare guardando sempre lo specchietto invece della strada. Provate a fare un piccolo esperimento. La prossima volta che parlate, concentratevi solo sul messaggio, non sulla perfezione. Magari dite: oggi sono un po' nervoso, ma voglio provare a parlare. Anche questa è una frase bellissima. È onesta. La sincerità spesso scioglie la tensione. Un altro aspetto è il confronto. Guardate altri studenti che parlano meglio e pensate: io non sono così bravo. Ma non vedete il loro passato, le loro difficoltà, le loro paure. Vedete solo il risultato. Ogni persona ha il suo ritmo. Il cervello di ognuno impara in modo diverso. C'è chi parla subito con coraggio e chi ha bisogno di più tempo. Nessuno dei due è sbagliato. L'importante è non smettere. Anche una piccola frase al giorno è un passo avanti. Per esempio, potete descrivere la vostra giornata ad alta voce, anche da soli. Oppure potete registrare un piccolo audio e ascoltarlo. All'inizio può essere strano, ma poi vi abituerete. Il cervello ama la ripetizione. Più una situazione diventa normale, meno fa paura. E se sbagliate un verbo o una parola? Non succede niente di grave. La comunicazione continua. La lingua è uno strumento per connettersi, non un esame continuo. Forse a scuola avete imparato che parlare significa essere valutati. Ma nella vita reale non è sempre così. Nella vita reale, parlare significa condividere idee, emozioni, storie. E noi vogliamo ascoltare le vostre storie in italiano, anche se sono semplici. Adesso vi chiediamo una cosa concreta. Qual è la situazione che vi mette più ansia? Parlare al telefono, ordinare al ristorante, fare una presentazione? Scrivetelo nei commenti, così possiamo creare nuovi episodi su queste situazioni specifiche. Ricordate, il panico non è un nemico, è solo un segnale che state uscendo dalla zona comoda. E fuori dalla zona comoda succedono le cose più interessanti. Ogni volta che il vostro cervello va in allarme e voi parlate comunque, state diventando più forti. Non aspettate di sentirvi perfetti, parlate per diventare più sicuri. E se oggi vi sentite bloccati, va bene, anche questo fa parte del percorso. Siate pazienti con voi stessi, come sareste con un amico. Noi siamo qui per accompagnarvi in questo viaggio. Grazie per essere con noi su BravoCast Italiano e per avere il coraggio di imparare una nuova lingua.
Continuate a parlare, continuate a provare, continuate a credere nei vostri progressi. Per oggi è tutto. Vi auguriamo una splendida giornata e tanta fiducia quando aprite bocca in italiano. A presto e buona giornata da Bravocast Italiano.